Eccoci di nuovo qua, nella rubrica A Chat in Italian, la rubrica in cui mi siedo davanti alla telecamera e vi parlo di quello che mi pare. E oggi ho scelto un argomento molto delicato, un po' sensibile, diciamo, un po' scottante, che è l'argomento dei vaccini contro il Covid-19. Avrete già letto il titolo, quindi lo saprete già. Premetto che non sono uno scienziato, non sono un esperto, non ho alcun tipo di conoscenza medica particolare, quindi non pretendo di insegnare niente a nessuno, voglio solo discutere un argomento che secondo me non è solo molto interessante, ma è anche molto importante e estremamente rilevante al momento. E niente, vorrei esprimere la mia opinione su questo argomento in quanto cittadino del mondo. Penso sia legittimo. Insomma, penso che tutti noi, in quanto cittadini di questo mondo, abbiamo il diritto di esprimerci, anzi, secondo me, dovremmo esprimerci su questo argomento, sempre e comunque ammettendo e riconoscendo i limiti del nostro livello di informazione, di quanto ne sappiamo di questo argomento. Bene, finita questa introduzione fin troppo lunga, perché ho deciso di parlare di questo argomento? Intanto perché c'è un sacco di gente che esprime in mille modi un grosso livello di preoccupazione per quanto riguarda questi vaccini e c'è tanta gente che non è sicura di volerlo fare questo vaccino e con l'arrivo di tante notizie un po' negative riguardo al vaccino AstraZeneca e il fatto che alcuni paesi lo stiano ritirando, queste preoccupazioni stanno crescendo sicuramente e quindi sempre più gente, diciamo, tentenna, è un po' incerta se fare questo vaccino oppure no. Prima di tutto, che cosa ne penso io riguardo al vaccino? In quanto giovane 25enne, appena sbarcato sul mondo del lavoro, letteralmente mi sono laureato un paio di mesi prima che scoppiasse questa pandemia a livello mondiale, quindi ha sicuramente avuto un grosso impatto sulla mia carriera, sul mio futuro e cosa ne penso in quanto giovane che in generale ha voglia di vivere questo mondo e che è stufo di passare le proprie giornate in casa o comunque, diciamo, relegato e limitato da tutte le misure restrittive con le quali comunque sono d'accordo, perché penso che siano per lo più necessarie, anche se spesso e volentieri magari sono eseguite in modo un po' discutibile, però in linea di massima è una cosa che secondo me va presa seriamente. Dunque, io penso che sì, questo vaccino lo dovremmo fare tutti, è molto molto importante perché dobbiamo liberarci di questa piaga, di questo virus il prima possibile. È passato un anno e penso che tutti noi non ce la facciamo più. È chiaro che senza una vaccinazione di massa non torneremo mai alla normalità, non riusciremo mai a riaprire completamente tutti i negozi, tutti i bar, senza alcun tipo di coprifuoco, senza limitazioni allo spostamento da una città all'altra, tantomeno da un paese all'altro. Quindi, secondo me, sì, la soluzione è quella di farsi vaccinare tutti. Però, come ho menzionato prima, ci sono tantissime persone che non vogliono farsi vaccinare, hanno dubbi al riguardo o addirittura sono contrari al fatto di farsi vaccinare, non perché abbiano dubbi, ma perché? Perché dicono, non lo so, dicono io sono giovane e forte e non ne ho bisogno, quindi posso tranquillamente andare in giro senza il vaccino del Covid-19 e non mi succederà niente, anche se mi ammalo, comunque poi sopravvivrò.
E ci sono tante persone che dicono, vabbè, se io non mi vaccino, che problema c'è? Chi ha paura del virus si vaccini e gli altri facciano quello che vogliono. Alla fine, se non mi vaccino, se decido di non vaccinarmi, sono solo io che ne subisco le conseguenze e gli altri non devono preoccuparsene. Perché invece è importante che il più alto numero possibile di persone si vaccini? Perché bisogna raggiungere la cosiddetta immunità di gregge e per ogni malattia c'è una percentuale della popolazione diversa che deve essere vaccinata per poter raggiungere l'immunità di gregge. Per esempio, per quanto riguarda il morbillo, la percentuale è 95%, mentre per quanto riguarda il Covid ancora non lo sappiamo. E vi lascerò il link da cui ho trovato queste informazioni, un link del sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ve lo lascerò nella descrizione. E non sappiamo ancora quindi quale sia la percentuale di persone che deve essere vaccinata per raggiungere l'immunità di gregge. Quindi è importante che il più alto numero possibile di persone si vaccini, giusto per essere sicuri. Se tutti si vaccinano, non c'è dubbio che arriveremo a liberarci di questo virus. Invece, meno persone si vaccinano, più il virus ha la possibilità di continuare a trasmettersi da persona a persona e di continuare a mutare, rendendo quindi sempre meno efficaci i vaccini e potenzialmente mettendo anche sempre più in difficoltà il nostro sistema sanitario, perché magari vengono fuori nuovi sintomi, nuove difficoltà, nuovi ostacoli per i nostri medici e per i nostri ospedali. Poi volevo dire la mia anche per quanto riguarda tutte quelle celebrità che si esprimono riguardo al vaccino sul Covid dicendo che loro non lo prenderanno, non si faranno vaccinare e lo dicono apertamente a un pubblico enorme. Persone come Elon Musk e Joe Rogan e tanti altri che ora insomma non mi vengono in mente, ma non sono solo questi due che ho sentito, anzi è un fenomeno abbastanza diffuso che un po' mi preoccupa. Se una persona è una celebrità e quindi ha un'enorme piattaforma con un pubblico di milioni di persone, ha una responsabilità molto molto alta su tutte queste persone. Le decisioni di una celebrità non riguardano solo quella persona, perlomeno non se ne parlano pubblicamente a tutto al loro pubblico di milioni di persone. Trovo che sia estremamente irresponsabile da parte di queste celebrità il fatto di parlare su larga scala del fatto che non si vaccineranno perché hanno un'influenza molto molto forte sul loro pubblico e qualunque cosa loro dicano pubblicamente avrà un impatto sui milioni di persone che li seguono e soprattutto che li ammirano, perché comunque, insomma, l'opinione delle persone che ammiriamo ha un effetto molto più forte sulla nostra opinione, ha il potere di cambiare la nostra opinione. Quindi mi piacerebbe che queste celebrità, prima di esprimersi pubblicamente in modo contrario al vaccino, ci pensassero 1000 volte e valutassero magari la possibilità di starsene zitti. E allora, anche a rischio di cominciare una discussione molto molto accesa nei commenti, chiedo a tutti quelli di voi che non vogliono vaccinarsi, che cosa vi frena, che cosa vi ferma? Il vaccino ormai è stato testato su milioni di persone ed è chiaro che funziona. Quindi io mi domando, ma voi non volete debellare completamente questa malattia? Non volete tornare a una vita senza questo inconveniente costante? Non vi manca viaggiare in tranquillità, andare in vacanza in tranquillità, senza dover fare un test prima di partire e poi un test prima di tornare indietro, magari con il rischio di rimanere bloccati o a casa prima di
partire per la vacanza o ancora peggio di restare bloccati nel posto in cui siete andati perché il vostro test risulta positivo. O molto più semplicemente non vi manca riunirvi con gli amici in un bar o restare fuori di casa fino a notte fonda senza alcun coprifuoco in tutta libertà. Non vi manca anche solo uscire di casa tranquillamente senza la mascherina e sentire gli odori della città, gli odori dei ristoranti, gli odori che vengono dalle case, dal cibo che viene preparato nelle case, oppure se vi trovate in un ambiente più naturale, uscire e sentire l'odore dei fiori, sentire l'odore della primavera. A me queste cose mancano molto, francamente. Mi manca uscire di casa e non sentire l'odore dell'interno della mia mascherina, che è una cosa che odio. E ogni volta che la sposto per un secondo e respiro gli odori del mondo, mi viene un attacco di nostalgia. Insomma, io personalmente penso che nel vaccinarsi ci sia tutto di guadagnato, quindi se avete un'opinione diversa dalla mia, perché? Quali sono i vostri dubbi, quali sono i problemi? Fatemelo sapere nei commenti perché comunque io non ho intenzione di attaccare nessuno con il mio video, ma volevo solo esprimere la mia opinione e anche ricevere da voi del feedback in cambio, delle opinioni anche contrastanti con la mia per capire semplicemente che cosa può portare una persona a voler rifiutare il vaccino e preferire una vita costantemente limitata come quella che stiamo vivendo adesso. Quindi niente, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile e che non vi abbia fatti arrabbiare troppo, se non siete d'accordo con me. Non dimenticatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!